Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, cancro, tendenze energetiche generali per l'inverno 2023. Wow, abbiamo la carta degli amanti, amici del cancro. Periodo di nuovi incontri e nuovi amori. Quindi periodo di armonia, di equilibrio, di direi anche di amor proprio nel caso foste single e non ne voleste sapere di relazioni a due. Andiamo a vedere con gli oracoli che messaggio. Wow! Bambino interiore, carta numero 8. Sì, per qualcuno la sensazione è che questo periodo invernale vi aiuterà a guarire il bambino interiore attraverso l'amor proprio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video c'è il link ad un altro video che spiega come mettere insieme il messaggio di più oroscopi, quindi dell'ascendente, del segno lunare. E sempre sotto nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 10 di pentacoli, un 2 di spade, il 3 di spade al contrario, il mago, un 6 di coppe, un cavaliere di spade. Wow, un'altra volta la carta degli amanti, energia che si ripete quindi molto forte. Queste sono un po' troppe, una sola per piacere. Ok, 2, va bene. 3 di bastoni e la carta della giustizia. Devo dire ragazzi che partendo con questo 10 di denari è una bella partenza. 10 di denari è sempre una carta che parla di compimento, di raggiungimento di obiettivi, parla di premi, di doni, di persone che vengono in aiuto, di unione familiare e parla anche di contratti. Devo dire che però, avendo poi questo 2 di spade, vedo dei dubbi dentro di voi. Potrebbero essere dubbi esistenziali, vi dirò, perché comunque alla fine c'è questo 3 di spade al rovescio, che mi dice che forse tanto sereni come dice il 10 di denari, ecco, non siete. Calcolate che il 10 di denari è un appagamento da un punto di vista concreto, materiale, ma ci può stare che da un punto di vista emotivo abbiate ancora qualche cosa da guarire e guardando la carta del bambino interiore, per molte persone è una cosa di vecchia data, è una cosa che probabilmente non si vede, di cui non si è consapevoli e così a naso, avendo la carta degli amanti, potrebbe essere proprio una questione di amor proprio. Mi scivola l'occhio su questo 6 di coppe e vi dico che è collegato al bambino interiore, anche qui a tutto quello che riguarda l'infanzia, a tutto quello che si è appreso durante in tenera età o durante l'adolescenza, diciamo. Perché comunque, vabbè, andiamo a spiegare prima la prima linea e poi vado avanti a spiegare a vedere la seconda. Ok, allora per il 10 di pentacoli, per il 2 di spade e per il 3 di spade. Ok. E difatti, come vi dicevo prima, c'è un appagamento da un punto di vista concreto della materialità, magari avete le vostre persone vicine, i vostri cari, perché il 10 di pentacoli parla di famiglia allargata. Considerato che, diciamo, l'inizio dell'inverno è a cavallo delle festività natalizie e il 10 di denari parla di tradizioni e di famiglia allargata, c'è comunque questa sensazione di benessere materiale, però vi ripeto, è come se non foste pienamente appagati da un punto di vista emotivo, manca qualche tipo di fede, di scintilla, di impulso, di nuova avventura, manca la fiducia che può essere o in voi stessi
o in generale nella vita, o mi dicono per qualcuno di farvi la vostra famiglia. Andiamo avanti, abbiamo la carta del mago, il 6 di coppe e il cavaliere di spade. Il mago è una carta che parla di manifestazione, è un 1, è un inizio. C'è qualcosa qua che inizia a lavorare e vedendo la carta degli amanti sotto. Ragazzi, state iniziando a fare un lavoro sull'amor proprio. Che siate o meno consapevoli, sento che è quella la prima cosa che andrete a lavorare. E qui con questo 6 di coppe, ripeto, è qualcosa che ha a che vedere con le acquisizioni ideologiche e emotive avvenute durante l'infanzia. Il Cavaliere di Spade è una carta di una persona molto determinata che va dritto per i suoi obiettivi ehm, e non guarda neanche troppo in faccia, insomma, agli altri. Qui sento che per qualcuno si potrebbe rincorrere, tra virgolette, quello che è un sogno, perché il 6 di coppe riguarda anche i sogni che si ha da molto tempo. Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere. Ok, il mago è spiegato da un 4 di pentacoli. Sì, si tratta di concretizzare il vostro equilibrio personale, il vostro, quello che vi fa sentire stabili, quello che vi fa sentire protetti. E qui abbiamo con il 6 di coppe un asso di bastone al contrario, di nuovo quella sorta di sfiducia nell'iniziare qualche cosa. Qua si inizia a fare un lavoro di manifestazione, quando c'è la carta del mago è più un lavoro di testa, quando si fanno i lavori con la legge di attrazione e anche il fare proprio a livello fisico, ma considerato che qui abbiamo questo asso di bastone al contrario, lo sento più da un punto di vista mentale. Guardate, se ricopre ha diverse chiavi di lettura, può anche essere un fratello o una persona del vostro gruppo familiare con la quale, insomma, non vi sentite particolarmente unite o magari sulla stessa lunghezza d'onda state valutando se iniziare qualche tipo di attività o di questione con questa persona, appunto. Perché giustamente potrebbe anche essere o avere l'atteggiamento di una di queste due figure, o re di spade scusate, o regina di spade o cavaliere di spade, quindi determinata programmatrice, e potrebbe anche essere una persona che con questo 5 di spade, diciamo, dia adito a discussioni più per un senso di vincere la discussione che non per il trovare un risultato che possa mettere d'accordo le due parti. La, la fine del periodo la sento abbastanza impegnativa, sinceramente. Diciamo che partite bene, cercate di focalizzarvi e qui dovete veramente tirare fuori. ehm, sì, quella cosa lì. Ok, andiamo a vedere la linea sotto, andiamo a vedere gli amanti. Wow, la carta del giudizio. Sì, sento che per qualcuno ci sarà la prima fase del risveglio spirituale, io sento, ragazzi, perché quando si lavora sull'amor proprio, automaticamente ci si risveglia e viceversa. Insomma, è un discorso un po' articolato, un po' complesso da spiegare adesso. Comunque, la carta del giudizio fa riferimento a una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. È come se qualcuno di voi si rendesse conto realmente di quanto vale. Se invece aveste conosciuto, per esempio, una persona, grazie al vostro circolo di amicizie in queste vacanze natalizie, ipotesi, potrebbe esserci qualche cosa, che nasce, direi. La carta del giudizio per qualcuno fa riferimento al fatto che si potrebbe rivedere una vecchia fiamma del passato. Può essere visto come una chiamata di tipo fisico o una chiamata di tipo spirituale, quindi la presa di consapevolezza e il risveglio spirituale. È una carta di rinascita comunque ed essendo affiancata, cioè essendo la carta che spiega la carta degli amanti, io credo che qui, se siete già dentro una relazione, la relazione arriverà a un livello superiore, ragazzi. Abbiamo anche la giustizia, può anche essere che ci sia qualche tipo di ufficializzazione e qui anche parlavo di contratti all'inizio. Anche se fosse una questione di lavoro,
è quell'idea geniale che vi viene e che bisogna poi solo regolarizzare, perché prima di regolarizzarla diciamo che c'è questo 2 di bastoni, è un po' come se non si vedessero proprio tante possibilità di espansione. Ma aspettate, andiamo a vedere l'8 di bastoni. Abbiamo un 10 di spade, di nuovo un 6 di coppe e un 2 di pentacoli. Allora ragazzi, per qualcuno, perché abbiamo un 10 di spade, quindi qui può essere che il tipo di paura, se vogliamo, che vedo un po' qui, sia dovuto al fatto che questa persona che conoscete già da tempo, con la quale magari non è ancora successo niente, quindi può essere una persona appunto che si riavvicina a voi per questioni magari lavorative, comunque sento che con questa persona ci sono stati degli alti e bassi, già in passato. E che in un certo senso ancora non avete mandato giù qualche cosa, perché il 10 di spade è girato al contrario, quindi il capitolo ancora non si è chiuso per voi. E probabilmente a febbraio c'è bisogno di questo chiarimento, c'è bisogno di parlare e di spiegarsi, mi viene da dire. Andiamo a vedere una carta per queste due carte finali. Ecco, ne sono uscite tre. Abbiamo, qui le vedete, sì, un 3 di pentacoli al contrario, temperanza al contrario, 7 di coppe al contrario. Qui ragazzi non c'è più da dormire, mi verrebbe da dire, perché le due carte di pazienza sono al contrario, quindi è giunto il momento di muoversi e di mettere nero su bianco questa collaborazione o questa relazione, questo nuovo incontro. È una nuova relazione, poi può essere sia lavorativa, perché comunque può essere, se state aspettando per esempio che vi chiamino da un'azienda, c'è il giudizio, c'è la chiamata, qualche cosa si smuove sicuramente. Cercate perché quando c'è la giustizia poi il contratto è serio e duraturo, quindi può essere che ci sia un colloquio a inizio inverno per un lavoro che inizierebbe poi in primavera. Però ecco, mettete sempre nero su bianco con la carta della giustizia, bisogna fare le cose in modo equo per entrambe le parti, insomma. Se fosse una stesa che vibra come una questione romantica, perché comunque abbiamo gli amanti, vi dico, ho questa sensazione a livello affettivo che siate appagati da un punto di vista degli affetti che avete intorno, ma è come se qualcuno avesse questa sensazione di non poter creare da sé la stessa armonia familiare. In realtà sento che vi manca solo un po' di collaborazione da parte dell'altra persona, oppure, se non avete nessuno, di iniziativa nel voler far andare le cose. Cioè, ad un certo punto, gli amanti è una carta che ha l'energia che fluisce, come l'otto di... Scusate, come il segno del simbolo dell'infinito. È un'energia che fluisce, si dà e si riceve, è un giusto scambio. Ed è come se per certi versi con queste lotte mentali del 5 di spade e la paura di questo 3 di spade, ecco, tendete un attimino a catalogare le cose, a dire per me la cosa deve essere così e basta. Invece no, nel senso, per me è così, per te è così, come si può trovare un punto di incontro? E se siete sempre voi che andate dalla parte dell'altro, ecco, anche lì è una relazione in disequilibrio, perché ci vuole un movimento da parte di entrambe, insomma. Va bene, andiamo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce, vediamo che cosa vi consigliano. E per te che sei rimasto fino a qui, ti do l'opportunità in promozione per questi ultimi giorni di dicembre e per tutto gennaio di usufruire della lettura estesa per le energie generali dell'inizio 2023, quindi per i primi 6 mesi del 2023. È praticamente la stessa stesa che ho fatto nella lettura delle energie generali, quindi sono 20 carte e andrò a vedere veramente tutto, dal lavoro all'amore, alla famiglia, agli amici, i possedimenti, l'evoluzione spirituale, i nodi karmici. Ecco, quindi se vi interessa potete contattarmi, vi ricordo che la mail è sempre qui sotto nella descrizione del video. Ok, allora andiamo. Wow! Mondo interiore, qui vediamo il bambino interiore,
e vi dice che il mondo esterno è un riflesso del mondo interno. Ricordatevi che noi manifestiamo quello che pensiamo, quello che vibriamo, come noi vibriamo, ok? Quindi se vibrate in amore manifesterete amore, se vibrate bisogno manifesterete persone che hanno bisogno. Cioè io ho bisogno di un uomo perché sennò mi sento sola, io ho bisogno di una donna perché che mi faccia da mangiare, cioè no, nel senso pagate qualcuno, però non è quello il modo, diciamo, di manifestare da uno stato di vibrazione alta, perché in realtà vi serve quella persona solo per sopperire a un vostro bisogno e non perché l'altra persona possa darvi un valore aggiunto. Poi qui abbiamo visione, ecco, anche qui abbi fiducia nella capacità di visualizzare nella tua anima, e qui ritorno alla carta del mago. E poi abbiamo celebrazione, celebra i risultati perché sono un vero regalo dell'universo. E qui abbiamo il 10 di denari. Io la sento una carta molto positiva, ragazzi, siete nella piena abbondanza, perlomeno da un punto di vista materiale, che già non è poco, nel senso che non vi manca niente, avete una famiglia vicina, avete comunque degli amici, molte persone, vi ripeto, con questo 10 di denaro riceveranno proprio un premio, una promozione. Un'ultima carta da parte delle fatine. Andiamo a vedere un ultimo messaggio. Ok, quanti messaggi? Prendo solo questo che è la carta che si è girata. Tempo prezioso. Questa carta è molto importante perché vi ricorda di non sprecare tempo, né il vostro né quello degli altri. Quindi se già sentite che c'è qualche cosa che non vi torna, ok? Fondamentalmente fidatevi del vostro cuore. Il cuore è come se fosse un indicatore di direzione, quindi dove il cuore sta bene, si sente riscaldato e si espande e ha la possibilità di crescere in luce e amore, è la strada giusta per voi. Nel caso in cui il vostro cuore si senta contratto, ristretto, vuoto, soffocato, anche proprio dolente da un punto di vista fisico, sapete quando si dice la morsa al cuore e si sente la stretta a livello proprio fisico, ecco, lì forse non è il cammino corretto per voi. Quindi valutate in base a quello che vi dice il cuore, in base al vostro amor proprio e cercate di non sprecare tempo prezioso, perché il tempo è una di quelle cose che non torna indietro. Va bene, amici del cancro, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se apprezzate il mio lavoro potete sempre farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, con una condivisione o con un commento. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!